Ciao ragazzi, oggi proviamo una stampante molto interessante, la FL Sun F3 che mi ha inviato Gearbest. Oltre alla stampante mi ha inviato un rotolo di filamento TPU verde della Sunlu e un rotolo di nylon della K Camel. Bene, iniziamo e vediamo com'è andata. Allora, l'elettronica è un MKS versione 1, quindi un'elettronica conosciuta. Vi arriva con 4 driver già montati, ma separatamente ve ne danno altri 2. Sono dello stesso tipo, anche se il colore è diverso. È un'elettronica completa, processore ATmega 2560, abbiamo 4 MOSFET, quindi uno per il bed, 2 per i 2 estrusori e l'ultimo per la ventola comandata. Abbiamo i vari fine corsa sia positivi che negativi. Qui abbiamo i 3 sensori di temperatura, bed e le 2 testine, e poi qua abbiamo anche 2 comandi per il servo, ne vedo scritti 2, forse sono di più. Il buono di questa elettronica è che vi arriva con anche il firmware aperto, per cui è un firmware standard della Marlin, la versione 1.4, preconfigurato per questa scheda. Quindi se avete bisogno di fare modifiche, attivare cose, ce l'avete già lì pronto da poter caricare sopra. In ogni caso è una buona base per prendere la configurazione se volete caricare un Marlin più recente. Quindi ottimo. Poi vi viene fornito il display LCD. Di tipo capacitivo. Con lettore SD card grande e anche una presa USB. Poi vabbè, le alette di raffreddamento per i driver, un connettore di adattamento per collegare i 2 motori DZ, un sensore aggiuntivo di prossimità per l'autoleveling. Bene, per quanto riguarda il gruppo estrusore siamo molto ben forniti. Allora abbiamo un estrusore base di quelli con il tubo di PTFE interno separato, con un nozzle aggiuntivo
da 0,4 di ricambio. Poi vengono forniti altri due nozzle, uno da 0,3 e l'altro è da 0,2. Poi viene fornito il gruppo estrusore mix, quindi questo gruppo per miscelare due filamenti, oppure potete usarli come due punte separate. Poi viene forniti una capsula scaldante per questo gruppo qua e due tubi con i relativi adattatori di PTFE. È fornito anche il terzo tubo per questo estrusore, per cui questo è il secondo motore per il secondo estrusore. Diciamo ragazzi che avete una bella fornitura per sbizzarrirvi. Abbiamo un frame a cubo ben solido con tutti gli angolari su tutti gli angoli del cubo. La meccanica è una classica XY. Le barre, queste qua, i cuscinetti sono arrivati tutti in buone condizioni. I supporti dei motori sono fatti con una placchetta metallica. Mentre il supporto del motore di Y è su blocchetto di plastica e infatti si muove un pochino quando funziona, non è proprio ottimale. Qua abbiamo il gruppo estrusori e sinceramente non mi piacciono. Usano un metodo un po' vecchio. Infatti il cambio filo non è semplice, facilmente quando cambiate il filo poi per rinfilarlo quello nuovo dovete smontarvi questo e con una pinzetta aiutarvi a far passare il filo, decisamente pessimi. Il bed è fisicamente grande 30x30 centimetri, ma la reale superficie di stampa è da 26x26, indicativamente dove sono i buchi delle viti. Questo bed si scalda molto rapidamente perché ha una resistenza di 0,5 ohm, veramente bassa. Vuol dire che consuma circa 24 ampere, che equivalgono a 290 watt.
e diciamo che anche i cavi si scaldano un pochino quando funziona. Secondo me è un po' esagerato, una resistenza troppo bassa. Allora, l'unico problema che ho trovato è su queste barre del bed, che praticamente avevano i fori sbagliati. Allora ho girato sul lato senza fori, mi sono segnato con il pennarello i buchi e li ho rifatti nuovi. Potete vedere qua il disallineamento dei fori nuovi rispetto a quelli originali. Il lavoro l'ho fatto sia su questa barra che su quella di dietro. Qua abbiamo i fine corsa. La gestione del fine corsa di Z su questa barra non è veramente ottimale, si muove come niente. Allora, nel mio test ho provato l'estrusore Ciclope perché mi sembrava che fosse quello più critico da usare da un punto di vista della miscelazione dei due colori rispetto al Chimera, che sono i due singoli estrusori separati. Ora qui ho provato all'inizio a fare una stampa bicolore, però diciamo che l'estrusore Ciclope non è adatto per questo tipo di lavoro. Bisogna creare una torre di cambio colore troppo grande per cambiare rapidamente tra i due colori. Per questo tipo di lavoro è meglio usare il Chimera, i due estrusori separati. Quindi ho lasciato perdere questo tipo di stampe. Qua ho fatto un po' di prove. Un problema diciamo generico è che questo kit non ha di base un sistema di raffreddamento del pezzo, per cui alcune imperfezioni sono dovute proprio al fatto che il raffreddamento non era ottimale, perché io ho usato una ventola di lato e l'altro lato inevitabilmente non si raffreddava bene, e anche l'interno. In ogni caso posso dire che la stampa dal punto di vista di movimentazione della meccanica è buona, non mi si è mai bloccato. Qui ho fatto un missile, vedete il cambio colore non è propriamente netto, soprattutto tra un colore scuro e uno chiaro, mentre viceversa sì. Un dado a 20 facce,
è venuto bene. E poi i reggi bicchierini da caffè. Allora, iniziamo col dire che questo è un kit non per novizi. È un kit molto interessante, però richiede che abbiate già una base di conoscenza su Arduino, flashare il firmware e sul processo di stampa. Vi arriva praticamente con 3 tipologie di estrusori, per cui potete veramente sbizzarrirvi. L'elettronica, il display è molto comodo e l'elettronica è molto buona. Il kit, come avete visto, ha alcune imperfezioni e in generale è un po' grezzo, per cui dovete rifinirvelo, tirarvelo fuori, insomma, farvelo bello. La meccanica al momento non è propriamente ottimizzata. Se si rifacessero i carrelli e i supporti qua delle aste, si può tranquillamente aumentare l'area di stampa intorno ai 30 cm, 30x30. Sinceramente penso che ci farò delle modifiche su questo kit, però saranno delle modifiche che stravolgeranno tutta la stampante, nel senso che ho una mezza idea di spostare tutto all'interno del cubo, non voglio avere robe sull'esterno, in maniera da poterlo chiudere completamente. E a me piace la Core XY, quindi cambierò la meccanica in una Core XY. Ovviamente questa è una cosa che farò con molta calma a tempo perso. Per questo video è tutto. A seguire un unboxing di tutto il materiale. Ciao, alla prossima!